Oggi vincere può essere, visto che siamo prossimi al closing di Versace, può essere riuscire a riportare Versace al successo, e domani può essere un'altra cosa. Lui è Lorenzo Bertelli, figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, che insieme hanno reso il gruppo Prada un colosso. Lorenzo è classe 88, ex pilota di rally e laureato in filosofia. Dal 2019 è direttore marketing di Prada, dal 2020 è Head of Corporate Social Responsibility e più recentemente è stato nominato presidente esecutivo di Versace, azienda che Prada Group ha recentemente acquisito dalla Capri Holdings. Il gruppo Prada oggi è guidato da Andrea Guerra, che ho da poco intervistato e che nell'intervista mi ha anche detto che sta preparando il terreno per quando Lorenzo guiderà tutta l'azienda. Oggi Lorenzo mi parlerà della sua vita, delle sue passioni, del suo rapporto con i genitori e del suo approccio lavorativo. Ma prima, l'occasione per cui mi trovavo là era il 25° anniversario della Prada Group Academy. Mi trovavo nel centro produttivo di Prada Scandicci, dove ho anche avuto l'opportunità di visitare la produzione. Prada, attraverso la sua Academy, forma giovani talenti nel mestiere della pelletteria. Ho potuto vedere da vicino dove e come gli studenti apprendono il metodo Prada e li prepara a entrare a far parte del gruppo. Durante l'evento sono anche stato un moderatore, presentando un panel davanti a una cinquantina di giornalisti. Gli ospiti erano Lorenzo Bertelli, il CEO Andrea Guerra, Rosa Santamaria Maurizio, a capo dell'HR, e 2 professionisti che lavorano nella produzione Prada, ex studenti dell'Academy. Finito l'evento, sono riuscito a prendermi Lorenzo per un'oretta e fargli un po' di domande. Ho intervistato molti imprenditori di seconda e di terza generazione. Il bello è spesso che crescono in famiglie, che hanno un business. Questi ragazzi, quando se ne rendono conto, generalmente o hanno il rifiuto o invece fin da subito sviluppano il sogno di entrare nel gruppo di famiglia. Cosa è successo nel tuo caso? Io non ho avuto né il rifiuto né abbracciato il lavoro di famiglia. Diciamo che mi sono reso conto di essere arrivato in una situazione privilegiata o particolare, fine media, inizio liceo, però ho continuato le mie passioni. Ero indeciso se fare filosofia o chirurgia d'urgenza. Alla fine ho deciso filosofia perché ho detto chirurgia d'urgenza magari in un'altra vita. Ho continuato poi a perseguire le mie passioni, quindi con i motori, l'adrenalina. Sono finito a fare il pilota di rally. In realtà io nasco più come appassionato delle 2 ruote, però poi lì non ero bravo abbastanza e quindi poi sono andato sulle 4 ruote e ho fatto il mio percorso. Segui MotoGP ad oggi? Sì, rimane il mio preferito rally, però comunque seguo anche Formula 1 e MotoGP. Meno però. Sono stato a Misano quest'anno. Sì. Mi hanno fatto fare anche esperienza anche là sulla moto. Forse anche ok. più adrenalinica della Vabbè, no, certo, la moto non ci parla. Da- Molto più divertente. Con che moto? Purtroppo. Monopattino, no? Moto elettrica. Ah, moto elettrica. Però va molto veloce. Ah, ok. Per il No, suo. quello è vero, veloce, ma io ho il scooter elettrico per girare in città, quindi Ecco. andare e vanno. In un'intervista ho letto che dicevi quando ero piccolo cercavo di fare il tutto nella maniera più standard possibile, quindi sei voluto andare nella scuola pubblica, volevi vestirti normalmente, ovviamente sarebbe stato imbarazzante vestirti di Prada da testa ai piedi. Come hai vissuto quella parte là? Perché immagino che per un ragazzo può essere anche un gran peso avere un nome forte alle spalle. Per fortuna il mio cognome è Bertelli e non Prada, e quindi riesce a passare inosservato, non perché non mi piace l'idea di avere anche il cognome Prada, ma da questo punto di vista per fortuna. Ovvio, dopo poco poi le persone scoprivano chi ero, però mi ha permesso di avere amicizie, frequentazioni assolutamente normali, di fare una vita assolutamente normale. Faccio fatica a fare degli esempi perché l'opposto non lo conosco. I miei migliori amici ancora sono tutti persone assolutamente di classici stereotipi di famiglie italiane, quindi non faccio fatica a darti una definizione di non normale. Ma quindi quando era piccolo si sentiva speciale ad essere nato in un impero del fashion? No, perché non mi è mai interessato. Devo dire più dopo, con gli anni, ho iniziato a seguire indirettamente il lavoro, come andava, non andava, eccetera. Però devo essere sincero, no. Intanto in quegli anni aveva un peso molto diverso di oggi, perché comunque è diventato qualcosa veramente di massa dopo il 2000. In quegli anni ancora comunque era visto ancora come una nicchia, non era presa ancora seriamente né dai manager né dal settore della politica, quindi non ha il peso politico e sociale che È ho già oggi. grande quando è diventato proprio un fenomeno Esatto, ultra sociale, grande. esatto. E quindi da quel punto di vista questa reazione non c'è stata. Sicuramente se fosse successo adesso probabilmente sarebbe andata diversamente. Però ecco, questo penso perché comunque negli anni 80 e 90 non aveva quel peso sociale che ha oggi. Magari in casa si parlava però di design, di manifattura, di business. No, in famiglia non abbiamo mai parlato troppo di business. Parlavamo di oggetti, di prodotto, opere d'arte, i miei genitori sono appassionati, quindi vivevamo sempre all'interno immersi nel design. Andavo alle sfilate qualche volta Ti annoiavi? al liceo. Annoiare no, ci andavo, ero curiosito, era un appuntamento regolare, lo facevo anche per fare vicinanza in me, ma non è che se la saltavo non mi cambiava niente. C'erano delle volte che non andavo perché avevo di meglio da fare, anzi più delle volte ci andavo perché me lo chiedevano i miei amici più che ci volessi andare io. Ruotava molto meno di quanto uno possa pensare nella mia quotidianità. All'epoca in effetti Prada non era il colosso che è oggi. Negli anni 90 fatturava meno di 1 miliardo, ma gradualmente di anno in anno, con la guida di Miuccia Prada e Bertelli, l'azienda è diventata sempre più grande. Da lanci come quelli di Miu Miu, passando per l'iconico zainetto in nylon, fino ai prodotti di Prada linea rossa, l'azienda è arrivata a fatturare svariati miliardi. Se negli anni 90 Prada faceva 50 milioni, 10 anni dopo ne faceva 1,5 e oggi ne fa
fa più di 4. Ma in tutto ciò, Lorenzo, cosa voleva fare veramente da grande? Già iniziavo a correre nei rally, quindi è stato il momento sulla filosofia, è stato il momento in cui ho deciso che voglio provare professionalmente ad essere un pilota del mondiale rally, e quindi già avevo quell'idea lì. Il sogno era fare il pilota. Sì, il sogno era fare il E l'hai anche un po' in un certo senso raggiunto questo Sì, sogno. no, assolutamente, ho corso quasi 10 anni full time nel mondiale rally, quindi per me è stata un'esperienza incredibile, mi ha dato tantissimo, mi ha formato come persona anche dal punto di vista professionale, perché comunque è stato un lavoro volto al massimo livello possibile, con team ufficiali, nelle massime categorie possibili nel mondiale, quindi mi ha dato veramente tanto. Ok, per chi non fosse un esperto di motori come me, il rally è una disciplina sportiva nell'automobilismo che si svolge su strade pubbliche, sia asfaltate che sterrate, che coinvolge autovetture da competizione che derivano da modelli stradali esistenti, che raggiungono anche più di 300 cavalli. L'obiettivo è completare un percorso nel minor tempo possibile e questo, come nella Formula 1, si può fare con il supporto di un team. A differenza però della Formula 1, dove nell'auto può entrare una sola persona che comunica a distanza con il team, nel rally è presente un copilota, anche chiamato navigatore, che siede a fianco al guidatore e in tempo reale fornisce le indicazioni di navigazione al pilota. Il miglior risultato per Lorenzo nel contesto del mondiale è stata la vittoria nella categoria VRC2 al Rally Italia-Sardegna nel 2014, concludendo in quell'anno la stagione al terzo posto nella classifica generale. Sempre in un'intervista con Letto hai detto: quando ho iniziato a fare rally ho dovuto dimostrare che non ero solamente Figlio di papà, e grazie a loro avevo la macchina e quindi potevo gareggiare, ma ero anche bravo e potevo vincere. Esattamente, per me comunque il rally è stata una sfida con me stesso per dimostrare a me stesso, io sono sempre stato uno molto competitivo, la mia capacità di raggiungere certi obiettivi e poi dimostrare anche agli altri che meritavo di stare lì semplicemente perché ero anche veloce, e quindi ci sono riuscito e sono contento perché comunque nel settore sono sempre stato preso seriamente, anche perché comunque è una visione molto più stereotipata da fuori, perché comunque è abbastanza comune il motorsport, essendo uno sport costoso, che ci sono persone che comunque vengono da famiglie molto benestanti. Esatto. Anche in Formula 1. Oserei dire Perché che comunque io dico sempre che soprattutto in Formula 1 nei rally meno, ma la grossa differenza la fa la macchina, purtroppo. quindi non eri unico nel tuo genere. Sì. Sei competitivo contro gli altri o ambizioso verso te stesso? No, allora io pretendo molto da me e sono competitivo sia con gli altri che con me stesso, perché comunque non mi piace perdere, da quel punto di vista sono molto competitivo. E poi ambizioso sì, ma non è la priorità, perché mi aiuta a creare un certo tipo di visione di lungo periodo, perché secondo me se vuoi avere un certo tipo di visione devi essere ambizioso, però l'ambizione non è il mio fine, non è la mia priorità, cioè sarei felicissimo anche di stare con la mia famiglia in campagna, con l'orto, e sarei molto felice, però dal momento in cui si è in ballo si balla, no? Questo è il gioco a cui si gioca, bene, lo facciamo per vincere. Sono felice anche con cose semplici, però se poi questa è la sfida e questo si tratta, è il gioco a cui dobbiamo giocare, lo voglio fare al massimo livello possibile, perché sono una persona competitiva. Penso che se fossi nel giardino dell'orto di casa mia vorrei fare il miglior giardino, il miglior orto possibile al mondo, per darti un'idea. Quando fai le cose le fai bene. Esatto. Quello è il concetto. L'idea invece di entrare in azienda c'è stata fin da bambino? È maturata dopo? No, c'è stato un momento di sliding door dove stavo per firmare un contratto da ufficiale per il mondiale rally con una casa automobilistica, poi non è successo perché quella casa automobilistica si è ritirata e quindi è stata un po' una sliding doors, e lì ho deciso di aiutare l'azienda di famiglia, i miei genitori, per un senso di responsabilità che avevo e che ho, però non rimpiango la scelta assolutamente, anche se sicuramente le corse in macchina mi mancano moltissimo. Anche se tu corri un paio di volte l'anno ancora. Sì, 1 o 2 volte l'anno come wild card, ormai sempre meno. Anche quest'anno non sono riuscito a correre per la firma di Versace, ho dovuto cancellare la Svezia e speriamo il prossimo anno di riuscirla a fare. Comunque ogni tanto se riesco mi sfogo ancora. Un po' come è successo nel rally, adesso ancora di più. Sei entrato in azienda, quando sei entrato immagino avrai dovuto dimostrare ancora più di chiunque altro che tu eri là perché eri competente. Sì, vero, ma quello è stata una passeggiata, per questo dico che molto della mia parte sportiva, nella mia parte lavorativa è stata una passeggiata, perché non c'è paragone tra la difficoltà delle due cose. Cioè, è più difficile fare... Sì, perché comunque lì rischi la vita, ti misuri contro il tempo, gli alibi non ci sono, quindi o fai il tempo o fai il tempo. In un'azienda c'hai tantissimi alibi perché lavori di squadra, non sei misurato in modo nudo e crudo come sei misurato negli sport, e quindi penso che gli sport in generale ti guardi allo specchio in modo molto più crudo e nudo rispetto che in un ambiente lavorativo dove comunque sei in una squadra, i tempi sono più dilatati. Avevo già fatto l'esperienza su come ci deve comportare una squadra sportiva, perché comunque io prima di correre in rally comunque giocavo anche a calcio in seconda categoria, comunque l'ambiente sportivo, il giocare di squadra, quello è una cosa che conoscevo, che ho sempre avuto, però sulla pressione non c'è paragone tra i due, quindi per quello è stato, come dire, facile rispetto alla parte di carriera realistica, e per quello dico che la parte sportiva mi ha aiutato tanto, poi nella parte professionale non ho avuto difficoltà. È un tratto comune di molti imprenditori, anche di prima generazione, che hanno spesso un passato di estrema competizione, ma che siano le Olimpiadi di matematica
o sport olimpionici? Perché imparano quella disciplina, quella cosa che... Impari a misurarti quotidianamente con te stesso e guardarti allo specchio e fare i conti con te stesso e con le tue decisioni e senza troppi alibi. Un modo in cui molte persone non sono confortevoli e abituate, e sul lavoro c'è, ma in modo molto più blando e ridotto, e quindi sono d'accordo con te. E questa competizione come si traduce nel business? Intanto senso di responsabilità, saper lavorare di squadra, qualsiasi sia lo sport, se singolo o non singolo, è un lavoro di squadra perché hai sempre persone attorno che ti aiutano nel migliorare le tue performance, e hai degli obiettivi che sono, a seconda dello sport, possono essere di vario tipo, e tu sai che quell'obiettivo devi raggiungere, ogni mattina ti svegli per cercare di raggiungere quell'obiettivo. Sul lavoro è un po' la stessa cosa, hai degli obiettivi che sono diversi, devi lavorare con la squadra e con le persone per raggiungere quegli obiettivi. Nello sport è normale fare le analisi delle cose che vanno e non vanno, riuscire a fare sintesi, capire bene cosa facciamo e cosa non facciamo. Il processo tesi, antitesi, sintesi è quotidiano nello sport, e come metterlo in pratica col tuo team e con te stesso è quotidiano nello sport, e alla fine nel lavoro è più o meno la stessa cosa. Quello che hai studiato, la tua passione per la filosofia, torna invece nel business? Sì, quello che mi ha aiutato molto in filosofia, e non a caso ci sono tanti manager e imprenditori famosi che hanno fatto filosofia, mi viene in mente anche Marchionne per esempio. In filosofia ti abitui a vedere le cose da tante prospettive diverse, sposi una prospettiva magari di un filosofo, poi passi a un altro, pensi che la sua prospettiva sia sbagliata, poi capisci che anche la sua prospettiva è veritiera, capisci che tutte le prospettive hanno un fondo di verità, e questa filosofia è penso fondamentale per riuscire a vedere i punti di vista delle persone in un'organizzazione, capire che tutti quanti hanno un pizzico di verità e poi capire come plasmare o qual è poi la linea da seguire per raggiungere l'obiettivo. Quindi assolutamente quella flessibilità mentale, la filosofia mi ha aiutato molto, e non a caso penso che sia un qualcosa che comunque ha aiutato molto anche manager che hanno fatto filosofia. Certo, non è detto che sia estremamente pratico come altri studi, nel mio caso insomma mi ha servito molto. La combinazione, penso di aver fatto filosofia e sport mi ha aiutato molto, la combinazione Si completa molto, perché la filosofia ti dà secondo me anche degli strumenti come per esempio la logica, la razionalità, per portare avanti là dove magari chi è più sportivo fa le cose di cuore. Esatto. Quindi si completano veramente molto. E mi racconti un secondo un po' il tuo ingresso in Prada e il tuo percorso fino ad oggi? Nel 2017 ho iniziato con le comunicazioni digitali, quindi il mondo della comunicazione, poi marketing, ora nella posizione in cui sono adesso, e comunque mi è sempre piaciuto del lavoro che faccio la parte sociale, perché alla fine il mio lavoro è convincere persone a comprare un servizio, un prodotto, e filosofia qui entra in gioco secondo me in modo importante, perché capire quali sono le leve sociali che muovono la coscienza delle persone a fare un certo tipo di comportamento, un altro è molto interessante, e quindi ti permette quasi di divertirti, giocare a fare, non dico degli esperimenti sociali, però molto interessante anche capire poi come le persone percepiscono i tuoi messaggi e rispetto al tuo intento. Queste sono sicuramente le cose che mi hanno affascinato di più del mio lavoro, e poi che non è facile lavorare con entrambi i genitori, è difficile, uno lascia immaginare cosa vuol dire lavorare con entrambi i genitori. Sì, poi tu hai un caso molto particolare perché entrambi i genitori, entrambi carattere molto forte, entrambi capi supremi di una verticalità, cioè Sì. la parte di design, la parte di produzione. È esattamente così, quindi non facile assolutamente, la fortuna di lavorare con i genitori, ma lì devi trovare anche delle contromisure e saper individuare gli spazi di movimento e di appartenenza per evitare di pestarsi i piedi. Ci vuole anche, penso, tanta maturità da parte dei genitori nel capire le necessità dei figli per poter crescere in un ambiente lavorativo. Comunque il tema della successione è uno dei temi più delicati in Italia, non solo, ma in Italia particolarmente, perché è quello che sta toccando di più il nostro paese, perché io dico sempre che una cosa è il passaggio generazionale il primo e una cosa è il secondo e il terzo, c'è un abisso di differenza tra il primo, il secondo e il terzo. Secondo e il terzo è una passeggiata rispetto al primo, perché anche se noi è vero che siamo alla quarta generazione, È come se fosse il primo questo. esatto, Sì, l'azienda è cresciuta con i Esatto. genitori. E anche in questo secondo me Prada è abbastanza unica, perché quello che succede in tante altre aziende italiane grandi spesso è che il grande capo tende, fino a che ha coscienza, fino a che ha capacità, di rimanere con le redini in mano, e quindi poi quando c'è la successione il figlio ha 60 anni, no? Sì. Questo secondo me non va bene per mille motivi, nulla viene rinnovato, i talenti non entrano in azienda. Ho intervistato anche Andrea Guerra, a cui ho chiesto perché sei entrato in Prada. Lui mi ha detto: io prima avevo detto di no, però poi è entrato Lorenzo Bertelli, l'azienda ha dimostrato che le cose cambiano, si innovano, e quindi sono entrato per questo motivo. E per un'azienda che ha un piano di successione così chiaro e tu sei ancora nel pieno delle tue capacità, delle cose che puoi fare, è un'occasione unica. la generazione che deve fare il passaggio generazionale, subentrare alla prima, spesso dà tante colpe al genitore, a chi è nella posizione che non la cede. Però io, quando spesso mi capita di dare dei consigli a miei coetanei che hanno situazioni simili di altre aziende italiane o non solo, quello che io ho detto è che bisogna essere pronti a dare l'out-out e a vivere da soli fuori dall'azienda di famiglia. Se non si è
pronti interiormente con se stessi a dire io così non sto bene, prendo e me ne vado e faccio la mia vita, ma senza aspettare troppo, rischi poi se no di diluirti e essere frustrato, come hai detto tu, arrivare a 60 anni che sei ancora in una situazione che non ti è piaciuta. Quindi devi riuscire a essere in grado di fare quella chiamata, di dire ma sai cosa c'è, io forse una vita me la posso costruire anche nell'azienda di famiglia. Il passaggio gestionale non è solo nelle mani della generazione che ha il comando, ma è anche nelle mani dei figli che comunque devono presto o tardi, non dico che arrivi allo scontro, ma arrivi al confronto. Sì, devi dimostrare che te lo meriti. Esatto, quindi uno deve dimostrare che te lo meriti, quindi devi avere le competenze e avere anche gli argomenti, quindi riuscire a essere pronto a arrivare a quel momento lì di confronto. Ti dà anche potere negoziale. Esatto, ti dà potere negoziale, ma non è anche facile, perché mi metto nelle panni magari di un genitore. Se ti va bene hai un figlio che magari è pronto, è maturo, è competente, ma magari c'è un figlio che non è minimamente in grado. Lì da genitori comunque non è banale, perché devi riuscire a separare il bene dell'azienda dal bene familiare, quindi è una conversazione molto complicata. Distruggi l'azienda e poi fai un danno anche poi al tuo figlio. Tu hai avuto un momento di scontro? Diversi, però tutti costruttivi. In tutte le famiglie ci sono, Sì, grandi esatto. e piccole. Esatto. Sì. Com'è la tua giornata tipo oggi? Lavorativa e non lavorativa? Mi sveglio, saluto con mia figlia. Mi dicevi a 2 anni? Sì, a 2 anni, quindi ormai le sveglie sono presto. Scendo dal letto, mi sciacquo la faccia, mi metto il casco e vado al lavoro e mi sveglio mentre sono in motorino per andare al lavoro, perché sono uno che comunque gli piace in generale dormire, non sono uno da colazione presto, palestra presto, non sono un mattiniero, quindi sono uno molto da scendo dal letto e via, che mi ricorda anche quando correvi in macchina, perché quando correvi in macchina in realtà tu stai in piedi dalla mattina alle 6, magari a volte fino alle 10 di sera, quindi ogni momento per riposare e dormire è fondamentale, quindi capita che tu proprio ti svegli, ti metti la tuta e dopo 10 minuti sei in macchina a guidare, quindi quel tipo di flash mi ha sempre accompagnato nei ritmi della mia vita, quindi giù dal letto e pronti via, partenza e si parte. Poi dopo è vita d'ufficio e cerco di tagliarmi anche tempo per tenermi distratto con sport, cose del genere, mi alleno, gioco a calcio ancora con gli amici, perché comunque bisogna poi di trovare valvole di sfogo, perché comunque fare il manager come fare lo sportivo richiede una preparazione mentale e fisica, e per farlo al meglio devi essere sia fisicamente che mentalmente allenato e pronto, quindi c'è una grossa parte per quando hai certi tipi di responsabilità di preparazione della tua parte psicofisica che è molto importante per riuscire a gestire lo stress e giornate sul lungo periodo, ecco, che non è da sottovalutare. Qual è la parte che non ti piace del tuo lavoro? Mi manca l'adrenalina ogni tanto, trovo gli sfoghi. Le riunioni non sono particolarmente adrenaliniche? No, è un'adrenalina ben diversa, no? L'adrenalina per me è un livello diverso, per poi non so se è vero, ma si dice che le persone che vanno a fare sport pericolosi hanno una carenza di base di adrenalina e quindi devono... Io che non faccio sport pericolosi trovo molto adrenaliniche certe riunioni. No, quindi... Però tu che magari hai visto in faccia la morte quando eri in macchina... Sì, per me la riunione è adrenalinica, non lo definirei assolutamente. Quello che rischi nelle aziende con il lavoro normale è il senso di frustrazione. Quella sicuramente è la cosa che a volte può succedere, che non mi piace, però sono insomma abituata a gestirla, abituata poi ad affrontarla. Che manager sei? Bella domanda. Dovresti chiederlo ai miei colleghi. Qual è il tuo stile? Cerco di essere diretto e franco nelle cose che dico. A volte magari mi considerano un po' brusco e un po' magari freddo. Non fai supercazzole te. Sono molto diretto, però se c'è bisogno penso di essere anche in grado di dedicarmi emotivamente alle persone che hanno bisogno di aiuto, a parlare del più del meno, e comunque sono una persona che comunque distingue il lavoro dalla vita personale. Poi nella mia posizione sei comunque il capo dell'azienda, il proprietario dell'azienda, quindi sei sempre un po' solo, no? Che è un po' la croce di chi è ai vertici. Più sei in alto e più sei solo, e quindi bisogna saper condividere con quella sensazione di solitudine, sapere che comunque le persone che lavorano con te sono tuoi dipendenti, se ti va bene magari sono amici ma non è detto, e molte delle cose che magari che dicono non le pensano, e quindi devi cercare di essere trasparente con loro, aperto e sincero, ascoltarli il più possibile, far tesoro di quello che ti dicono e dei feedback, ma poi ricordati che alla fine comunque sei solo. Spero quindi di essere una persona che chiede molto, ma allo stesso tempo spero poi di aver dato anche molto alle persone, che abbiano poi sul lungo periodo apprezzato un po' anche il mio modo di essere, come dire, manager o capo, tra virgolette. Però sono domande che sinceramente fossi in te farei a loro, ecco. Se vuoi le puoi fare, puoi anche integrare. Che obiettivi hai, personali e lavorativi? Personali, godermi la famiglia in salute e in felicità fino alla fine dei miei giorni. Invece lavorativi, di continuare a divertirmi facendo il lavoro che faccio. Per me divertirmi vuol dire comunque vincere, perché sono uno competitivo. Cosa significa vincere, no? Per il gruppo cosa significa? Dipende. Innanzitutto vincere per questa società di oggi vuol dire riuscire a continuare a crescere e riuscire a portare a termine gli obiettivi prefissati. Proprio questi si possono cambiare. Oggi vincere può essere, visto che siamo prossimi al closing di Versace, può essere riuscire a riportare Versace al successo, e domani può essere un'altra cosa. Ma viene sempre di gran lunga dopo rispetto alla parte familiare. Vi ricordo che ho registrato questa intervista prima che uscisse la notizia. Ad oggi il
gruppo Prada ha ufficialmente aggiunto alla famiglia dei brand anche Versace, acquisito per 1,25 miliardi di euro. La notizia ha fatto il giro del mondo e tutte le testate hanno riportato l'entusiasmo di Lorenzo nell'imbarcarsi in questa nuova avventura. Il ruolo di adesso è quello di responsabile marketing di gruppo e quello rimane. Poi sarò presidente esecutivo di Versace, ma posso dirti che sono solo titoli perché poco cambia, perché alla fine quando poi rappresenti la proprietà, anche senza il titolo di presidente esecutivo, Con le elezioni. esatto, è un ruolo ben diverso. È uno di quei casi in cui la forma è meno della sostanza. Spesso capita l'opposto alle persone dove la forma è più della sostanza, ma in questi casi qua la forma è meno della sostanza. Specialmente se è la proprietà. Esatto. Uno si gira i ruoli come, Esatto, come vuole. esattamente. Però sei gassato per questa cosa di Versace? Sei gasato? Quali sono le sfide? No, assolutamente sì, per me è uno stimolo. Gasato non è la parola giusta, per me è una sfida, e alla fine dobbiamo trovare tutti il modo di divertirci nel lavoro che facciamo, quindi spero prima di tutto di divertirmi e spero di poter far divertire anche le persone con cui lavorerò, perché comunque a me la cosa che mi rende più felice è quando riesco a far divertire il gruppo di lavoro con cui lavoro, quindi vedere anche i miei collaboratori che sono felici degli obiettivi raggiunti, eccetera. È come in una squadra di calcio, quando si vince è quasi più contagioso e bello vedere il sorriso della squadra e del gruppo di lavoro rispetto alla soddisfazione personale, no? Ci sono stati mentori nel tuo percorso? Persone che ti hanno aiutato a crescere, a imparare? Vabbè, i miei genitori è una frase scontata, anche se con i genitori non è mai un mentore, è una cosa diversa. È diverso, il concetto di mentore non è corretto. Vabbè, sicuramente adesso Andrea mi sta dando tantissimo e sto imparando molto da lui, anche se non sempre vediamo le cose esattamente allo stesso modo. Sportivamente ne ho avuti, quindi campioni del mondo, mi hanno insegnato tanti dei campioni del mondo con cui ho corso, da Roger o altri. Anche ispirazioni, anche Sì. persone che non hai mai conosciuto, ma sai, il classico Warren Buffett per il ragazzo. No, ho avuto la fortuna di sfortuna di incontrare tante persone famose nella mia vita, no? E devo dirti che il concetto di mito alla fine ti si smonta molto facilmente, perché alla fine sono tutti esseri umani. Quindi quel concetto di mentore inteso come mito, devo dire, non l'ho mai avuto quasi per nessuno, ma anzi forse nessuno. Tantissime persone da cui mi è piaciuto prendere ispirazione, rubare o capire le loro dinamiche, però non ho mai avuto nessun Tranne mito. Kant, che è un grande mentore. I tre filosofi preferiti per me sono stati Platone, Kant e Nietzsche. Sono stati in assoluto i miei tre filosofi preferiti. Kant sicuramente, forse è lui il mio preferito. Ieri a cena l'avrei citato 12-13 volte Sì. per argomentare cose diverse tra l'altro. Sì. È il pilastro portante del pensiero occidentale, soprattutto quello moderno e soprattutto quello europeo. È difficile non ricondurre tantissime cose lì, ecco. Capita spesso persone che dicono cose in modo diverso, ma che sono già state dette da un sacco di altre persone molto meglio nel passato. Centinaia di anni fa. E questo secondo me è una delle cose più affascinanti, perché a volte cerchiamo risposte che basta andarle a cercare, sono già scritte. Del tuo percorso fino ad oggi, ci sono delle cose che cambieresti, che faresti in maniera diversa perché magari hai toppato qualcosa? No, avrei fatto diversamente, ma non potevano andare diversamente, quindi no, non cambierei niente. Ieri mi hai dato un paio di libri da leggere. Qual è must read per un ragazzo ambizioso che vuole imparare, che vuole crescere? È un libro molto, molto semplice, veloce, che a me piace tanto, che Al di là del bene e del male di Nietzsche per me è un libro bellissimo. Forse La Repubblica di Platone. Daresti una lettura dei tempi di oggi molto, molto diversa da quella che spesso viene data. Però faccio fatica a identificare un unico libro, perché ce ne sono veramente tanti. Però forse questi due qua, perché Kant uno solo non riesci a cavartela, è molto più complesso. Tu riesci a trovare ancora tempo per leggere? Sì. Leggo di solito più saggistica. Ho ripreso a leggere e ho smesso di guardare Netflix o altro, perché dopo un po' mi sono annoiato sempre le stesse cose, quindi salvo cose eccezionali. Che consiglio daresti a un ragazzo giovane che sta iniziando adesso il proprio percorso? Di buttarsi, di lasciarsi andare, di non aver paura di provare una strada, anche se non è sicuro che sia quella giusta. È un po' come quella sensazione quando uno ha le prime esperienze di amore e ha paura di provarci, no? Ed è la stessa cosa, ti devi lasciare andare e anche se fallisci non importa. Il problema è che più tardi ti lasci andare, provi a farlo e più poi è difficile. Quindi prima ci si allena a lasciarsi andare, a buttarsi, a misurarsi, tornando al discorso dello sport, a misurarsi con se stessi, perché alla fine la difficoltà di quando non ci si vuole in amore provare o lasciare andare è perché hai paura di ricevere un 2 di picche, un no? E sul lavoro è la stessa cosa, tu hai paura di fallire, nello sport è la stessa cosa. Per questo lo sport è molto importante soprattutto nei ragazzi giovani, perché se lo fai lo abitui al fallimento e a non aver paura di quella cosa. Però prima si fa meglio è, perché dopo è difficile farlo. Tu hai fallito nella tua vita? Tantissime volte. Cioè, ci sono dei fallimenti che ti ricordi che ti hanno proprio formato? Da gare in cui ho fatto dei disastri, risultati osceni, a esperienze di studio o anche sportive, ce ne ho tantissime. Faccio fatica a tenerle conto. Cioè, se io ti chiedessi proprio il momento più difficile del tuo percorso, qual è stato? Questo dici qua proprio faticato, proprio è stato difficile. Il momento quando ho iniziato a correre nei rally, perché le prime 3 gare non ho finito
vinto la prima prova speciale e lì volevo smettere, dovevo finire il campionato del trofeo Amar 500. Mio padre mi disse: hai impreso ormai questo percorso, finisci il campionato e poi se mai smetti, ma almeno finiscilo. E lì ero proprio distrutto perché mi sentivo perso, una sconfitta totale su tutti i fronti, cioè come dire... Ego distrutto. Sì, ego completamente demolito, proprio a terra, sottoterra, come se tu non riesci a finire neanche un giro in una gara in pista, no? E alla fine invece poi dalla quarta e qui ho iniziato ad andare bene le cose e invece poi sono iniziato a cambiare e lì è cambiata la mia vita e quindi quello è stato il momento più difficile e ringrazierò sempre il consiglio di mio padre che mi ha cambiato. Quello è stato una sliding doors, penso forse una delle più importanti per il mio successo personale, emotivo e sportivo, ma per tutti sarà così. La prima volta che fallisci pesantemente È il colpo più duro, poi ti abitui. Esatto, poi ti abitui e diventa una routine e anzi hai bisogno di quella routine, hai bisogno di fallire tante volte, no? Nel lavoro c'è stato un momento molto difficile? Beh, quando sono entrato comunque l'azienda non andava bene e quindi erano momenti complicati, era già comunque un film diverso e una maturità diversa del mio percorso. Ecco, avessi avuto quello scoglio come prima esperienza sarebbe stato molto più complicato. Ma penso che sia anche sbagliata che chiunque di futura generazione come suo primo lavoro in azienda debba essere quello di sollevare le sorti dell'azienda. Non sarebbe corretto, sbagliato e chiunque dia questo tipo di mandato a un figlio è un pazzo, è una condanna a morte, quindi nel senso, perché comunque è una cosa che ho imparato anche nello sport, l'esperienza non la compri, quella lì non ha prezzo e devi solo viverla, ecco. Grazie mille. Niente, è stato un piacere. Piacere mio.